Benvenute sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi video di venerdì, non della domenica. Vi auguro proprio una buona Pasqua a tutti, vi abbraccio forte. Qui ovviamente domenica non ci sarà il video, però oggi parlo con voi perché non posso non parlare con voi e condividere insomma tutti i miei progetti e le vostre idee, insomma ci scambiamo le idee. Poi sono proprio contenta di parlare con voi. E spero che con la prossima settimana live, per cui martedì live, cerco di metterla subito in anteprima, in maniera che martedì pomeriggio alle 16, perché mercoledì non posso. Mi dispiace, io insomma ho provato a fargli cambiare giorno a mio figlio, ma adesso va alla palestra quel giorno e l'orario insomma sarebbe poi alle 3:30, fare una live oppure la sera, vediamo anche di mercoledì di sera, però di pomeriggio è di martedì o di giovedì, per cui facciamo martedì pomeriggio alle 16 live, voglio parlare con voi, anche i progetti, insomma di tutto e di più. Ho anche un filato nuovo da farvi vedere, ve lo dico prima, progetti e tutto quanto. Mi calmo, ecco qua, perché io comincio a correre a raffica. Cosa pensate dell'uncinetto tunisino? Abbiamo parlato penso 2 mesi fa, poi non ne ho parlato più. Io mi scuso perché ogni tanto lancio queste cose, poi mi concentro con altre e alla fine mi perdo completamente. Oggi ho messo un rossetto, ho messo un po' di lip sopra, che avevo un po' le labbra scrivate perché fa un freddo, infatti ho messo un maglione, qui a Roma fa un freddo veramente, è tornato l'inverno. Spero insomma che domenica e lunedì sia insomma una giornata un pochino più primaverile, ecco. L'ho messo, ma io non sopporto questo appiccica un pochino, no? Poi con i capelli lunghi, basta che un po' di vento, mamma mia, vabbè. Chiusa la parentesi del rossetto, ci proprio parlo di tutto, io non vedo l'ora di fare la colazione di Pasqua, non vedo l'ora, mangiare la pastiera napoletana, se vi dico quello, io quasi quasi qualche foto ve la metto anche su Instagram, ma anche qua su YouTube, cosa possiamo noi mettere a tavola, ma penso anche voi, e non devo mangiare, io devo guardare, casomai assaggio un pochino, ma non di più, devo stare attentissima, se no il progesterone mi sale veramente, poi non sto camminando più, ora vi parlo di filati, ma oggi voglio parlare un po' con voi, un po' di fatti miei, e poi parliamo dell'uncinetto tunisino e tutto quanto, eh. Sì, passo da una cosa all'altra. Devo andare a camminare di nuovo, no? Non c'ho scuse, devo fare questi 10 km al giorno, lo devo fare assolutamente. Io purtroppo, cioè, gli dico purtroppo, è salutare, ecco, hanno suonato la porta, ma io non vado ad aprire, ci sarà sicuramente qualcuno in casa. Alessio, vai a aprire? Spero di sì. E ho tante cose, insomma, devo andare a camminare. Ma prima o poi lo farò, lo devo fare assolutamente, perché col progesterone vi dico che se non si cammina, non si fa una dieta proprio giusta alimentare, mi gonfio come se non ci fosse un domani, anche se non mangio nulla. Un macello, guardate, un macello, mamma mia. È una lotta, questa è endometriosi. Ok, allora, 3 minuti, ho parlato 3 minuti e mezzo di cose mie, ma mi piace parlare, insomma, condividere con voi anche un po' della mia vita privata, sì, mi piace. Allora, mi dite sempre che sto di profilo, perché? Ma io ho anche la TV la guardo in questo modo, credo sia un difetto dell'occhio, non so come si dice, ma quando io mi ricordo, ecco, vi sto parlando l'altra volta di altre cose, poi parlo di uncinetto, prometto, vi faccio il filato nuovo. Allora, io guardo dritto, però io faccio le riprese con il telefono, devo cambiare l'impostazione perché se io giro il telefono, lo collego al computer, sto dritta, non guardo più da questo lato, però tendo io spesso a girarmi in questo modo perché io mi guardo e quando guardo la TV, io mi ricordo i primi tempi, insomma anche con mio marito, fidanzati, guardavamo la TV e io a un certo punto io la guardo, per vedere bene la TV, io devo girare, non so, c'ha un nome che io adesso non ricordo, così mia nipote, i miei figli, perché quando guardiamo di TV, siamo sul divano, siamo tutti per così, siamo tutti di traverso, va bene, ha un nome, non mi ricordo, comunque è una questione che l'occhio si mette, è una cosa di prospettiva, non mi ricordo, insomma, vabbè.
Allora, parliamo di fare quanto ho chiacchierato. Allora, io oggi avevo pensato di fare il tutorial perché ho il tutorial degli orecchini che vi avevo promesso. Non vi dico il modello, questa volta non lo dico, non dico nulla, per cui per la prossima settimana questi orecchini. E non sono difficili da fare, ma sono ricchi. Ecco, insomma, ci ho messo parecchio delle mie conoscenze. Poi sto finendo un giacchino che lo volevo fare molto aderente, forse e non troppo chiuso davanti. Sai quei giacchini che li puoi chiudere e un po' no, però insomma con la mia circonferenza un dramma. Guardate che bello, la la la, guardate che bello, mi piace tantissimo. Ancora c'è il marcapunti e ovviamente questa è l'apertura, è bellina, mi piace, però io non ho voluto aggiungere i 100 email famosi davanti perché io ho un pezzo così, ma siccome voglio fare un volo, adesso vanno di moda, lo dico, tanto questo faccio in tempo a farlo, vanno di moda questi molto forati, ma poi dei colli molto alti, delle rifiniture non fine ma molto larghe. Diciamo che il punto romantico, il punto tipo pizzo, bello forato, con un bordo sportivo, perché è come se fosse, diciamo, un po' sportivo e un po' chic, e per cui mi è piaciuto tanto. Voglio provare, spero insomma che mi abbassa il filo perché non lo farò a maniche lunghe, spero di no. Questo, il filato, che vi ho fatto già vedere, insomma, molte volte, questo è un cotone, eccolo qua, voglio far vedere bene il punto, possibile? Anche no, così è a rovescio, però sto facendo un disastro. Ecco, così si vede tutto il punto. Bello, eh? Piace veramente tanto. Vi lascio il link del filato sotto del cotone, del tipo di cotone che sto utilizzando. È bellissimo, veramente molto bello. Poi vi faccio vedere quello nuovo. Ho visto che lo shell vi è piaciuto tanto e poi vi è piaciuto il video delle maniche larghe, come non fare uno scalfo, un top down, con la tecnica top down, le maniche larghissime, non ho parlato tanto. Mi avete chiesto, si parla delle schede, parla, insomma, ne possiamo fare anche un'altra puntata, di quello lo possiamo sicuramente fare. Io intanto ho i capelli che mi si gonfiano, c'è un'umidità incredibile e va bene, non ho messo l'olio, se io metto un pochino d'olio ma non l'ho messo. Dico, oggi so chiacchierona dei fatti miei. Poi vi faccio del filato nuovo, ma sì, ve lo faccio vedere ora. Poi dell'uncinetto tunisino. Ho pensato di, questo però ve l'avevo annunciato, cioè d'inverno e ancora non l'ho fatto, però mi sono studiata bene l'uncinetto tunisino. Sapete che sono una sicchiona, no? E quando faccio una cosa io poi la devo fare per benino, devo leggere i libri, devo informarmi bene, insomma, poi l'uncinetto lo conosciamo e fare le cose così a caso non sono capace, per cui vado con i libri e mi sento più sicura. A parte questo, ci sarà anche il punto brioche quest'estate, non pensate che non l'abbandoniamo, altra tecnica, altro modo di costruire. Ci sono tante cose, poi ovviamente anche d'inverno poi ci sarà che approfondiremo sempre di più. Anche questo è col punto brioche, si vede la treccia, dice io lo chiamo foglie, treccia, quindi insomma è facile da fare, questo mi piace tanto e poi tiene di un caldo, veramente caldo. Il filato che ho preso, il nuovo filato di filati discount è il Big Cotton, eccolo qui, è bellissimo, veramente molto bello, ve lo faccio vedere un pochino da vicino, è abbastanza cicciotto. Gli occhiali li avevo presi sì, ma dove l'ho messi non si sa, me li dovrò attaccare qui sul cavalletto per forza. Vabbè, me lo metto un pochino distante. Vabbè, tanto lo sapete che è così. Allora, questo è un filato ecologico riciclato al 100. Allora, leggo bene perché ho letto malissimo. Allora, ecologico riciclato, 100% cotone, sostenibile. Allora, sono 50 grammi, prendo un'altra etichetta che vedo meglio, che è un po' più scura, sono 50 grammi a gomitolo, sono 50 grammi, a 40 metri, infatti è bello cicciotto. Io realizzo una borsa, voglio fare una borsa, cosa ci si possono fare? Possiamo realizzare un tappeto,
che poi veramente, se non sbaglio, cioè costa pochissimo, per cui andate a vedere sul sito, vi lascio il link sempre sotto, costa molto poco, ci sono diversi colori. Ero indecisa perché volevo prendere anche, se non sbaglio, c'era il lilla, tanti colori. Io ho preso un po' il classico, no? Perché poi ho in mente di fare un giacchino dello stesso colore, così possiamo abbinarlo e casomai anche con lo stesso punto. Stavo dicendo, sono 40 metri. Io ho preso 400 grammi per la borsa perché voglio restare sui 400 grammi. Speriamo che mi basta, non è tanto grande, però non ho fatto il campione. Consigliano i ferri dal 7 all'8 e l'uncinetto dal 6 al 7. Hanno il certificato, qua non leggo benissimo, hanno una marea di certificati, veramente c'è anche il lotto del colore, per cui fantastico, veramente e poi è veramente, cioè, mi piace veramente tanto. Bello ritorto, per come la borsa viene fantastica, ci si possono fare i tappeti, possiamo farci una bella giacca, insomma si possono fare tantissime cose, tante cose, per cui vediamo con una borsa. E ho preso anche, ho voluto prendere anche la fodera, che abbiniamo la fodera, così, però il colore è più simile, vabbè, così sembra un altro colore, ma no, insomma questo risulta un po' più chiaro, però comunque ho preso anche, vedete, è troppo chiaro. Ecco, forse questo. Allora, io ho preso questo colore anche per la fodera, poi possiamo metterci una chiusura, poi vediamo, poi vi dico il modello della borsa, il modello. Allora, altri filati che vi ho fatto vedere l'altra volta, che ho in mente di realizzare, insomma, tante cose, anche col fiocco cotone, col color mattone, già ho avviato, per il punto non ve lo faccio vedere perché quello ci metto più tempo a realizzarlo e sinceramente voglio il mio tempo. Per cui no, non lo faccio vedere, no, alcune cose non le faccio vedere. Parliamo dell'uncinetto tunisino. Cosa stavo dicendo dell'uncinetto tunisino? Vogliamo iniziare dalle basi a realizzare qualche punto? Perché come avevo detto proprio parecchio tempo fa, poi l'ho buttata lì e poi non ho fatto più niente, però avevo pensato di realizzare proprio delle lezioni di uncinetto, proprio no, perché poi annoiano. Andiamo a vedere, ho dei punti e poi realizziamo qualcosa. E come vi sto facendo vedere, io ho realizzato i punti sia che ho fatto il top down con questo e avete il punto perché spesso le signore non prediligono la tecnica top down, però gli piace il punto e allora come dice io lo realizzo a pannello, mi trovo meglio e dice ho difficoltà poi a realizzare. Allora ho pensato non è per me un problema realizzare un video in più e quando realizzo il top down ho realizzato anche il punto in maniera che se non vi dovesse piacere la tecnica del top down potete realizzarlo con la tecnica insomma dei pannelli tranquillamente e l'ho fatto anche, già l'ho pubblicato e vi lascio tutti i link questa volta sotto così è più facile e vi ho lasciato anche di questo. Vedete come cambia con il colore, quindi un cordone di marcapunti e questo che io li sto realizzando con la lana perché si vede meglio quando si realizza un punto, poi un pochino più grande. Ho lo smalto che è identico quasi, Poi quando ho messo questo smalto ero convinta che era un po' più sobrio, invece mamma mia spara tantissimo anche nei video, però diciamo ancora un altro tutorial e poi cambio colore. E questo vi ho detto, poi abbiamo di borsa ancora il cigno quello verde e lì vorrei realizzarla con la rete, probabilmente. Su questa non so se ci metto la rete perché non volevo metterci la rete. La lasciamo, io amo le borse morbide, questo voglio sapere, mi piacciono le borse morbide, non sopporto le borse rigide, ma proprio io non la metto la borsa rigida, mi dà proprio fastidio. Però è ovvio qualche borsa rigida va anche realizzata, perché facciamo col cigno quello verde, casomai rigida, questa è morbida, posso metterci una base sotto se vogliamo così metterci una base. Vedo, faccio una prova perché non sono convinta, anche perché non so quanto mi rende il filato, perché non ho fatto le prove. Qui io sono andata proprio così, ho fatto un conteggio 400, ne ho presi 8 perché mi sono basata con la borsa, quella con i fiori bianchi,
ehm, quella insomma che diciamo ricorda molto la borsa Dior e quella panna, e io ho pensato, era panna sì, non bianca, e ho cercato di capire il quantitativo, che non la voglio fare più grande, per cui ne ho presi 8, speriamo insomma che a base non devo fare un altro ordine. E poi quante cose, tante cose da dire, mi avvicino un po' e tante cose da fare. Per cui spero che fatemi sapere il punto insomma, dell'uncinetto tunisino che iniziamo. Mi sono insomma studiata, poi ogni volta vado a cercare un libro particolare e non c'è la traduzione, ce n'è uno con la tecnica tunisino, ce ne sono italiani, però io ne volevo uno in particolare che faceva vedere i modelli, che comunque ti spiegano punti particolari, anche la costruzione in inglese. Guarda, sto facendo un corso di inglese ogni tanto, però devo fare tutte le sere, ma per poter leggere meglio, più che altro non per parlarlo, ma per leggerlo. E sì, poi dopo mi dimentico, come mi fermo un attimo, mi dimentico tutto, un disastro, ecco, un disastro. Allora, la coperta, avete ragione, la coperta, facciamo un video. Allora, martedì ci sarà live, proprio dopo la Pasqua, per cui ci rilassiamo, ci facciamo una bella chiacchierata con voi, condividiamo un po' i progetti che dobbiamo realizzare, lo facciamo martedì. Mercoledì credo che vi metto la conclusione della coperta della nonna e l'articolo della coperta della nonna, per forza, perché questo va mercoledì. Venerdì facciamo il giacchino e se dovessi riuscire giovedì, anche gli orecchini, perché devo insomma, purtroppo devo fare più video per mettermi in carreggiata, perché se no non ce la faccio, nel senso devo un po' aumentare i video, qui io vi assillerò tutta la settimana probabilmente, però martedì live al 100%, mercoledì concludiamo, diciamo, faccio un video veloce, vi faccio vedere la coperta della nonna terminata, mi manca ancora qualche giro, però insomma poi alla fine la faccio vedere bella grande, neanche mi entra tutta. E poi venerdì il giacchino e poi iniziamo con la domenica, adesso l'abbiamo spostato di venerdì e poi iniziamo con cerco di rimettermi dritta e iniziamo con il video della domenica. E io vi ringrazio dei messaggi e poi iscrivetevi al canale, dimenticate di iscrivervi al canale, mi dite sempre questa cosa e non mi trovate. Io non ti trovo, vi dovete iscrivere perché vi arriva la notifica se attivate la campanella, se no non arriva la notifica, però insomma poi quando andate su YouTube appaio insomma alla fine se scorrete tutti i video, ecco, però se non vi iscrivete è ovvio che non mi vedete perché ogni volta questa cosa, ma io non ti vedo, dovete iscrivervi. Allora, altre cose, basta, credo di aver detto tutto, tutta la programmazione, martedì decidiamo la programmazione futura, anche se poi ci saranno ancora quello del punto brioche con il fiocco cotone, bellissimo, veramente molto bello, e poi di filati credo di aver poi terminato di nuovo, sì perché poi a parte questo con la borsa, il cigno e ho preso quello beige ma devo un attimo decidere che colori metterci perché volevo metterci il celeste, poi non posso, vabbè poi vi dico quello che ho in mente di fare e che punto particolare, perché andiamo un po' sui punti un po' particolari, un po' meno visti, un pochino meno visti, e alcuni classici, anche se poi io non ho realizzato un giacchino in top down col punto granny, io non ce l'ho, né invernale e neanche, ecco, primaverile non ce l'ho proprio, quella è una cosa che mi dispiace, perché lo vorrei proprio fare, e non ce l'ho, ma lo vorrei proprio indossare poi, oltretutto. Cosa devo fare? O lo facciamo super colorato oppure lo facciamo in un solo colore con qualche linea colorata, non lo so, vediamo. Non ho tante idee su quello perché un po' visto, rivisto, poi c'è stato il periodo proprio del punto granito. Mi manca nella mia playlist. E così. Poi vi dico che prendo le misure bene bene a mia sorella
e gli facciamo il vestito, facciamo un bel vestito. Ho visto dei vestiti facilissimi, un po' quelli moderni, anche lungo, e mi piace anche a copricostume, però se lo faccio per me ci metto troppo tempo perché non sono insomma minutina. Mia sorella è veramente insomma minutina, porta veramente una 40 e così io poi ve lo sviluppo in più taglie e voi avete insomma tutto il tempo se vi occorre una taglia. Ovviamente a me me lo faccio con più calma, ecco. Invece con lei insomma sono più veloce perché il vestito ci vuole tanto, è come se fossero due maglie, per cui se io dovessi farlo preferirei farlo una taglia minore della mia, per forza, a meno che poi divento magrina anch'io, allora può essere che lo posso fare, per cui preferisco farlo a lei. Ho due sorelle che sono magrissime, per cui almeno lo faccio a loro, ma per una questione di tempo, solo per quello. Poi lo farò anche a me, casomai io lo inizio e poi ve lo faccio vedere dopo un bel po' perché come ci vuole più tempo. Anche per la circonferenza seno e tutto, può farlo lungo. Insomma, io sono anche più alta di mia sorella, per cui poi ve lo sviluppo in più taglie, è più facile. Allora, quanto ho chiacchierato? Proprio tanto tanto. Comunque vi saluto, vi auguro una buona Pasqua e noi ci vediamo martedì con una live alle 16. Vi lascio l'anteprima, attivate la campanella in maniera di non perdere poi la notifica che sono insomma in diretta, così posso parlare con voi. E un bacione a tutte, ci vediamo presto. Io voglio darvi il bacio con lo scrocchio, ma mi appiccicherà tutta la mano. Bacio con lo scrocchio, sì. Un bacio con lo scrocchio e ci vediamo martedì in diretta. Baci.